Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole facciamo una piccola appendice al video precedente dove abbiamo introdotto il concetto di persistenza su OpenHub. Infatti in questo video andiamo velocemente a vedere come renderci conto se effettivamente la persistenza è attiva, se sta funzionando e come possiamo visualizzare i dati. Infatti abbiamo visto che la persistenza è un servizio che principalmente serve per visualizzare un andamento storico dei nostri item, quindi dei valori acquisiti dai nostri item, che oltre a essere visti in tempo reale dalla dashboard o dalle varie app che visualizzano lo stato della nostra smart home, ci permettono di fare delle analisi statistiche e quindi visualizzare un andamento storico dell'informazione. Andiamo quindi insieme a vedere un paio di modalità con cui OpenHub ci permette di verificare che effettivamente i nostri dati sono resi persistenti sul database RRD4J, motore di persistenza di default che è installato in OpenHub con l'installazione standard. Passiamo quindi alla schermata PC e andiamo a vedere insieme che cosa possiamo fare. Eccoci alla schermata PC sulla solita home page del nostro OpenHub di test. Per fare questa simulazione io mi sono creato una Think, un channel linkato a un item che mi permette di visualizzare il consumo del piano terra, la stessa informazione che ho nel mio OpenHub ufficiale. Vi faccio solo vedere la Think che ho creato, che è questa qua che si chiama consumo. Gli ho creato un canale che aggancia un topic MQTT in cui viene fuori il valore di consumo in tempo reale. A questo canale ho linkato un item che ho creato ad hoc, un item di tipo numerico, che è questo che vedete qua e che riceve l'informazione dal canale. Questo è un item che varia abbastanza frequentemente, in questo modo abbiamo la possibilità di vedere appunto tutti i dati che vengono memorizzati senza dover aspettare troppo tempo. L'item l'ho creato già da qualche minuto, in questo modo il sistema ha già acquisito un po' di informazioni. Quindi adesso andiamo a vedere insieme come possiamo verificare che effettivamente queste informazioni di consumo sono rese persistenti, dove sono i valori e come possiamo renderli visibili su una pagina di OpenHub. Io non ho installato nessun motore di persistenza extra, quindi stiamo usando il motore di persistenza di default che è installato in automatico da OpenHub ed è appunto configurato, come abbiamo detto prima, per registrare i valori degli item a ogni cambiamento oppure ogni minuto, se l'item non cambia il valore spesso. Non è il nostro caso perché questo dato di consumo varia molto frequentemente. Allora, la prima cosa che possiamo fare per essere certi che il nostro item viene memorizzato e reso quindi persistente è quello di utilizzare le API, in quanto le API ci mettono a disposizione un servizio per visualizzare tutti i dati memorizzati degli item. Non abbiamo ancora parlato di API nella nostra serie OpenHub in pillole e quindi adesso vado abbastanza velocemente e non spiego cosa sono le API e a cosa servono, ma le utilizziamo solo appunto per fare questa verifica. Andiamo quindi sugli strumenti per sviluppatori, API Explorer, filtriamo per persistence e otteniamo tutte le API relative alla persistenza. Quella che interessa a noi è questa get, che mi permette di recuperare tutti i dati memorizzati, quindi resi persistenti per un certo item. Quindi clicchiamo su try it out, lasciamo tutti i dati, i parametri di default e andiamo solo a scrivere il nome del nostro item per specificare che vogliamo i dati di questo particolare item. Io adesso a memoria non me lo ricordo, quindi vado un attimo sugli item in un'altra finestra. Ok, si chiama test consumo. Quindi torniamo sull'API, rientriamo nella nostra get, try it out e nell'ultimo parametro, che è l'unico obbligatorio, inseriamo il nome del nostro item. Eseguiamo e otteniamo la nostra risposta. Quindi questa è la risposta dell'API che mi dice che ci sono 24 punti già memorizzati per l'item test consumo
e questi sono i valori 148, 150. Poi abbiamo il timestamp che è in formato Unix timestamp, quindi andrebbe poi convertito in una data ora. Comunque fondamentalmente è un progressivo, quindi questa è tutta la nostra serie numerica temporale del consumo del piano terra. Quindi se abbiamo un'informazione di questo tipo siamo abbastanza certi che il motore di persistenza di default stia funzionando. A questo punto possiamo andare a vedere questi valori in un grafico in una pagina di OpenHub. Per fare questo quindi andiamo a crearci una pagina ex novo, quindi andiamo su impostazioni, pages, creiamo una nuova pagina e la creiamo di tipo chart. In questo modo possiamo creare un grafico legato a un particolare item. Adesso non stiamo qua a guardare tutte le opzioni che ci dà il grafico perché non è l'obiettivo di questo video, ma andiamo subito ad aggiungere una griglia in cui aggiungiamo una serie temporale. La nostra serie temporale, il nome possiamo lasciare tranquillamente quello di default, la agganciamo all'item test consumo. Vogliamo visualizzare il tipo di grafico di tipo line. A questo punto possiamo lasciare tutto di default, clicchiamo su Done, salviamo e facciamo Run Mode. Ecco, qua abbiamo una linea. Ovviamente i dati acquisiti sono solo relativi a qualche minuto fa, quindi ci spostiamo sulla finestra temporale del nostro grafico e mettiamo l'ultima ora, in modo da avere una visualizzazione migliore. Ecco, questo è l'andamento del nostro item. Quindi tutti questi punti che sto evidenziando col mouse sono i punti che abbiamo visto prima come risultato della chiamata API e che qua sono rappresentati in formato grafico. Quindi questo vuol dire che la persistenza sta funzionando bene e che appunto il motore di persistenza di default di OpenHub mi permette di gestire dei grafici all'interno delle pagine di dashboard che io vorrò creare sul mio sistema, senza avere la necessità di dover installare un motore di persistenza ex novo. Ok, per questo video ci possiamo fermare anche qui. È stato un appendice relativamente veloce, giusto per verificare che effettivamente il motore di persistenza stesse funzionando senza tra l'altro aver dovuto far nulla, perché è configurato di default. E poi più avanti vedremo come installare dei servizi di persistenza diversi da quello di default, come visualizzarne i grafici e come integrare questi dati in una dashboard un pochino più evoluta che possiamo creare tramite Grafana. Comunque sono tutti argomenti che vedremo poi successivamente. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!